In questa occasione mi occupo di mostrare perché la teoria dell'agenzia libera debba essere ritenuta sbagliata, dove per teoria dell'agenzia libera dobbiamo intendere la teoria secondo la quale noi esseri umani siamo dotati di libero arbitrio e lo saremmo anche se tutto il resto dell'universo fosse soggetto al determinismo. Questa teoria infatti sostiene che noi esseri umani abbiamo la capacità di interferire con il corso degli eventi dando inizio ad azioni che non sono interamente riconducibili alla somma di tutti gli eventi avvenuti in precedenza. In sostanza, la teoria dell'agenzia libera si allinea all'intuizione ingenua secondo la quale noi esseri umani saremmo gli autori ultimi delle nostre azioni. Da questo punto di vista non ha alcuna importanza se ciò che accade è causato da qualcosa che è avvenuto prima e questo qualcosa è a sua volta causato da altro che è avvenuto prima ancora in una catena di eventi che in linea di principio può ricondursi alle condizioni iniziali del nostro universo, perché comunque noi esseri umani avremmo la capacità di iniziare una nuova catena causale che si distacca da tutto ciò che è esistito prima. Uno dei principali problemi della teoria dell'agenzia libera è la sua difficoltà di dare una descrizione in termini fisici di cosa sarebbe questo agente dentro di noi e di come farebbe a dare inizio a nuove catene causali. E questo è un problema non di poco conto, perché questa teoria ha l'ambizione di descrivere qualcosa che si verifica fisicamente all'interno del nostro universo, ma allora deve anche dire quali sono i meccanismi fisici in gioco. Un altro dei principali problemi della teoria dell'agenzia libera è dato dalla sua difficoltà di dare una spiegazione a cosa guiderebbe l'azione di questo agente, perché se l'azione di questo agente non può essere ricondotta interamente agli stati mentali di cui sta facendo esperienza, allora non sarà più possibile invocare per essa quelle ragioni che ritroviamo come contenuti di quegli stati mentali. Ma se un agente ha un'azione che non è riconducibile alle ragioni che esso sperimenta, non ci rimane altra scelta che definirla come un'azione casuale, e questo è un problema dal momento che le nostre azioni non sembrano affatto avvenire per caso. In definitiva, la teoria dell'agenzia libera non sembra in grado di fornire alcuna spiegazione di quel libero arbitrio che pretende di sostenere, ma allora alla domanda per quale motivo noi esseri umani dovremmo ritenere di possedere un libero arbitrio, essa non fornisce alcuna risposta, ma ci chiede semplicemente di assumerlo come dogma. Va inoltre detto che se la teoria dell'agenzia libera ha un senso, questo senso è dato dalla possibilità che abbiamo di identificarci proprio con l'agente che decide le azioni che compiamo, perché se l'agente che decide le azioni che compiamo è qualcosa che è estraneo anche a noi, ce ne facciamo ben poco. Il problema in questo caso è dato dal fatto che noi ci identifichiamo con le nostre intenzionalità, mentre questo agente è qualcosa che si rivela avulso anche da esse, come comprendiamo nel caso delle dipendenze. Se infatti prendiamo una persona che ha la forte intenzione di smettere di drogarsi, eppure non è in grado di farlo, l'unico modo che abbiamo per salvare la teoria dell'agenzia libera è quello di dire che se quella persona non è in grado di smettere di drogarsi è perché è l'agente che è in essa che vuole continuare a drogarsi. Ma questo significa che l'agente che è in noi non è sganciato solamente dai nostri stati mentali, ma anche dalla nostra intenzionalità. Possiamo quindi concludere che la teoria dell'agenzia libera debba essere considerata sbagliata perché se da un lato è una teoria molto ambiziosa, dall'altro lato non è in grado di fornire alcuna ragione per credere che essa sia valida. Detto questo, penso di aver affrontato adeguatamente il tema di questo video, vi ringrazio di avermi seguito fin qui, vi do appuntamento ai prossimi video, ciao a tutti!